Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti alla terza edizione di Young Factor. È una conferenza questa che, come voi tutti sapete, ha un obiettivo e un obiettivo solo: quello di definire insieme una strategia efficace per tenere i giovani dentro le discussioni che contano nella società, dentro e non fuori, in e non out. E questa strategia è più che mai importante adesso, perché i dati ci dicono che i giovani sono fuori. Pensate che alle ultime elezioni europee solo il 36% dei ragazzi d'età, compresa entro i 25 anni, ha preso parte alla tornata elettorale. Questo significa che il 64% di voi, che aveva diritto al voto, è rimasto fuori. È rimasto fuori da un momento decisivo, da un momento che conta nella costruzione del nostro futuro che ci aspetta. E Young Factor vuole essere un convegno che aiuti a definire, col vostro aiuto, una strategia per evitare che questo continui ad accadere ancora. Fatemi quindi dirvi che una delle ragioni per cui il dibattito nella nostra comunità è un dibattito sempre più orientato sul presente e sempre meno rivolto al futuro, forse dipende anche da questa lacuna qui. Una lacuna che noi vorremmo contribuire a colmare invitandovi a bordo di una discussione che sta per cominciare e che sta per cominciare proprio sui grandi temi del momento. Temi come l'inflazione, il costo della vita, il lavoro povero, l'ambiente che non si rispetta a sufficienza, le questioni dei dazi doganali, i rapporti transoceanici, per non parlare delle guerre che incombono. Tutti questi temi, ragazzi, saranno i temi che avremo al centro di questi 3 giorni insieme che ci aspettano. E vogliamo dimostrarvi, nel corso di questi 3 giorni, che tutti questi temi si possono affrontare meglio e si possono affrontare con molta più profondità, a patto che vi lasciate accompagnare da 2 grandi, io direi, compagni di viaggio. Il primo, la coscienza critica. La coscienza critica vuol dire essere collegati con se stessi, vuol dire imparare a guardare il mondo con i propri occhi e ragionarlo con la propria testa. Vuol dire non essere automi, non essere fantasmi delle discussioni che si sentono. Vuol dire essere lì nel momento in cui stiamo discutendo con qualcuno. E vuol dire in particolare saper usare i propri occhi per guardare il mondo e saper utilizzare la propria testa per ragionarci su, per pensarci, per riflettere su quello che sta accadendo. È un esercizio importantissimo sviluppare la coscienza critica, più importante che mai nell'era dominata dal diffondersi dell'intelligenza artificiale. Ed è un esercizio che vi invitiamo a fare e che in questi 3 giorni cercheremo di fare insieme, perché discutere essendoci è il primo passo per partecipare. Il secondo passo, e non è un passo da poco, è avere una qualche conoscenza sempre più approfondita dell'alfabetizzazione economico-finanziaria. È fondamentale non rinunciarci. È fondamentale perché capire quanto costa ogni scelta e quanto vale ciò che costa è parte integrante delle decisioni che dovrete in prospettiva sempre più assumere. E guardate che vi accorgerete gradualmente che se comincerete a passare dalle emozioni alla ragione,
dalla pancia alla testa, nelle decisioni che assumerete, questi due compagni di viaggio saranno due compagni di viaggio imprescindibili: coscienza critica ed educazione economico-finanziaria. Young Factor nasce proprio sotto questo segno e nasce perché vogliamo una generazione dentro la comunità, non fuori la comunità, ma vogliamo difenderla dalla manipolazione e dalla propaganda che è già così presente anche nei nostri confini e che noi crediamo che ognuno debba contare sulle risorse che ha per potersi proteggere da essa. E le risorse che ha partono sicuramente dall'uso della propria testa. Einstein diceva che la mente opera come un paracadute, funziona solo se si apre. E io spero con tutto il cuore che in questi 3 giorni voi potrete avere l'occasione, gli stimoli, gli spunti per aprire la vostra e per capire quanto è più bello partecipare a una discussione essendoci nel momento in cui vi si prende parte e quindi con la coscienza on, ma anche sapendone abbastanza per dire la propria, per evitare che altri vi portino dove voi non volete andare, ma per andare dove voi avete deciso di spingervi. E da questo punto di vista l'educazione economico-finanziaria, ragazzi, non è un optional, ma è assolutamente un must. Fatemi aggiungere solo un altro aspetto importante. In questi 3 giorni voi ragazzi che venite dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dall'Olanda, dall'Italia, sarete i grandi protagonisti. E lo sarete davvero, perché avrete l'opportunità di confrontarvi da pari a pari con alcuni dei leader del nostro mondo economico-finanziario. Vi voglio dire, siate voi stessi, siate chi siete. Venite pure anche con una certa irriverenza a porre le domande che sentite, ma partecipate sentendovi dentro una discussione che non vi vuole fuori. Tengo ad aggiungere che avrete molti momenti di confronto e i primi sono già prossimi. Io vorrei per esempio salutare e dare il benvenuto a un grande amico dell'Osservatorio, l'ex presidente di BCE Jean-Claude Trichet, che vorrei salutare, che è già qui con voi in sala. Grazie Jean-Claude. E vorrei anche salutare un altro grande amico nostro che è stato a Firenze solo qualche mese fa, il governatore della Banca del Portogallo Mário Centeno. Grazie Mario. Vedete ragazzi, sono persone serie queste. Sono persone serie perché arrivano fin dall'inizio della discussione, perché hanno voglia di parteciparvi. È una lezione di cui dobbiamo prendere nota anche per le discussioni a cui vorremmo partecipare in futuro, noi stessi. Esserci fin dall'inizio, esserci per esprimersi, esserci per contare. Tutti noi crediamo nell'Europa e crediamo ci voglia più Europa, ma ci voglia forse un'altra Europa, un'Europa che non resta affossata dov'è, ma che sa guardare più lontano, che sa rimettersi in movimento in una costruzione che non vuole che il nostro resti solo quello che era il più grande mercato economico del mondo, ma perché vogliamo diventi al più presto un'unione politica vera e propria, come serve a tutti, perché dal Covid abbiamo imparato che nessuno si salva da solo, mai più di adesso. E la discussione che sta per cominciare è una discussione che vi porterà proprio all'interno di questi argomenti, che vi darà modo di sentirvi attori, non spettatori, di dire quello che pensate, magari stando attento
e stando attenti a quello che dite, ma di essere assolutamente a vostro agio in una discussione che serve molto anche ai leader del mondo economico che si susseguiranno su questo palco. E gli serve non solo perché non è mai tempo perso ascoltare i giovani, ma anche in chiave di staffetta generazionale. Perché non c'è dubbio che oggi ci saranno alcuni grandi su questo palco, ma qualcuno di voi, grande, domani lo diventerà davvero. E capire come vengono orientate alcune scelte già oggi sarà un vantaggio competitivo non da poco. Quindi, nell'aprire questa conferenza, di cui devo ringraziare Intesa San Paolo, un partner leale che ha consentito anche a questa edizione di partire, a cui vorrei rivolgere un applauso perché è un partner che ci sostiene e sostiene gli sforzi di noi tutti, di cui saluto il presidente, peraltro, Gian Maria Grospietro, a cui vorrei rivolgere un saluto affettuoso e un benvenuto alla conferenza. Nel concludere queste mie considerazioni di partenza, a me piacerebbe moltissimo che voi vi divertiste in questi 3 giorni. Vi divertiste perché prima di tutto siete insieme da europei. I giovani francesi con i giovani tedeschi, i giovani portoghesi con i giovani spagnoli, i giovani italiani con i giovani dei Paesi Bassi. E tutti insieme siamo qui a capire dove vogliamo andare, qual è il futuro che vogliamo tornare a sognare. Perché non c'è dubbio che questa è una fase dove i timori dominano sulle speranze e noi abbiamo il dovere invece di ritrovare il filo di un sogno che l'Europa, quando deciderà di ripartire, sicuramente può rappresentare. Grazie a tutti e forza Young Factor!